Buongiorno a tutti. Allora, oggi parliamo di Arlon 85N, un polimide. Le scorse settimane avevamo trattato prima l'Aitera della Isola, poi Rosel, la schiuma, e successivamente, se non ricordo male, la settimana scorsa, l'IMS della Bergquist. Oggi materiale completamente diverso, un polimide, dicevo, quindi un polimero. Intanto diciamo che polimide spesso viene fatta un po' di confusione, viene confuso con il polimide Kapton. In effetti c'è affinità, il Kapton è un polimide, ma è il polimide della DuPont. La DuPont è un'azienda che ha inventato appunto il polimide quasi un secolo fa e ne ha registrato, nel giro di poco tempo, ne ha registrato il marchio appunto come Kapton. In effetti poi è anche accaduto in quegli anni, nel giro di pochissimo tempo, che attraverso la sintetizzazione del polimide, sempre un tecnico della DuPont ha ricavato il nylon, che ha fatto sostanzialmente la fortuna poi della DuPont. Bene, torniamo ecco su quello che stavamo dicendo. Quindi un polimide 85N. Allora, l'Arlon è un'azienda americana che produce tutti i polimidi e nel 2015 purtroppo per noi ha avuto la brillante idea di fare un affare con la Rogers, un suo diretto concorrente. In sostanza ha ceduto tutti i materiali che produceva, che avevano diciamo base PTFE vetro, ceramica eccetera, li ha ceduti tutti al suo diretto concorrente, forse il più grosso e il più importante che conosciamo, la Rogers appunto. E ha conservato solamente la produzione, la distribuzione dei materiali appunto a base polimide come l'85N. E questo ovviamente, come potete immaginare, ha comportato quasi subito un intervento sui prezzi, perché la Rogers è diventata sostanzialmente ha avuto un quasi monopolio per questi materiali speciali. Infatti, immediatamente dopo, sempre nel 2015, immediatamente dopo questa operazione tra le due aziende, la Rogers ha aumentato i prezzi di alcuni materiali che evidentemente riteneva importanti per il mercato, ma poco remunerativi, e ha eliminato alcuni invece materiali di Arlon che per qualche motivo non riteneva opportuno più produrre. Questo ha comportato, per la Rogers e l'Arlon non lo so se un affare, sicuramente non per noi che acquistiamo questi materiali, ecco, ottenere questi aumenti smisurati dei prezzi, e anche chi viene dopo di noi, quindi i nostri clienti e clienti dei nostri clienti fino all'utilizzatore finale. Quindi questo è accaduto. Allora, diciamo innanzitutto che l'85N di cui parliamo oggi è un materiale che viene prodotto sia come laminato che come prepreghe. Quindi nel caso di multistrato, perché spesso viene utilizzato per circuiti multistrato, ha proprio un suo prepreghe, quindi diventerebbe un multistrato omogeneo. Viene prodotto il prepreg con i canonici tessuti che conosciamo anche per l'F4, 106, 1080, 2116, 7628, eccetera, nei vari spessori che vanno quindi da circa 50 micron, un poco meno di 50 micron, fino a 180 micron. Questo materiale è importante per che cosa? Soprattutto per applicazioni per alte temperature, quindi dove ci sono alte temperature o importanti escursioni termiche. In più la purezza della resina di poliamide contenuta, quindi privo di fill, privo di additivi, è resistente alle radiazioni. Questo diciamo, porta questo materiale ad essere utilizzato da agenzie spaziali come la NASA o anche diciamo, ricerche scientifiche, eccetera, istituti di ricerche scientifiche e quant'altro. Bene. Per quanto riguarda i campi quindi di applicazione che stavamo appunto accennando adesso, diciamo che genericamente viene utilizzato in campo militare, spaziale, eccetera. Ecco, entrando un po' più nello specifico, in ambito spaziale, dicevamo poc'anzi appunto, e di ricerca scientifica, essendo resistenziale a radiazioni ionizzanti, è sicuramente molto utilizzato. NASA l'abbiamo nominata prima, una di queste. Poi per schede di burn-in, nel caso di alte temperature. In campo avionico per come si chiama, le schede di controllo motore, anche qui alte temperature. Un altro uso molto interessante è per il settore gas and oil, quindi nelle trivelle vengono prodotte con l'85N le schede per elettronica di controllo delle trivelle.
Qui il problema principale era che sostanzialmente queste schede non possono essere facilmente sostituite in caso di guasto e quindi è fondamentale che la resistenza nel tempo sia garantita. Bene, vi mostro il datasheet del materiale con quelle che sono, diciamo, tutte le caratteristiche più importanti. Eccoci qua. Allora, non è questo, eccolo qui. Dunque, innanzitutto diciamo che per quanto riguarda costante di elettrica e dissipation factor, siamo abituati, soprattutto per materiali speciali come PTFE, ceramiche e quant'altro, ad avere richieste da parte del cliente di costanti di elettriche con o dissipation factor diciamo garantiti, quindi con tolleranze molto basse. Qui ecco, è solo indicata con un megahertz, un megahertz e un gigahertz, scusate, mentre il dissipation factor solo alla frequenza di 1 megahertz. In ogni caso, come vedete, allora la costante elettrica siamo a 4.2 e 1 gigahertz 4, quindi grosso modo siamo orientativamente come l'FR4. Se vi ricordate, invece ne avevamo già parlato, le costanti elettriche passiamo dalle costanti molto basse, quindi a partire dal 2, 2,17 per quanto riguarda i materiali che contengono molto PTFE, come la serie dei Diclade, dei Duroid, dei Rogens appunto, oppure anche della Taconic, e invece salendo fino a materiali che contengono anche ceramica, costante 3,38, 3,48 come la serie RO 4000 sempre della Rogers, per poi arrivare anche a costanti molto più elevate per circuiti che contengono anche di ceramica fino ai TMM che arrivano anche a 6, 8, 10 di costante elettrica. Il dissipation factor sicuramente piuttosto infelice, se vogliamo nominarlo così, 0.01 vedete, e qui effettivamente è un valore scomodo, assomiglia molto a quello dell'FR4 e ben lontano da quello di materiali come i PTFE, che sono da 10-12 volte sicuramente più bassi. Poi passiamo vediamo un attimo, direi al electric breakdown. Beh, qui in realtà non c'è molto da dire. Ho visto che nei vari materiali, FR4, PTF, eccetera, siamo molto vicini, tutti intorno al 40 kV. Mentre per quanto riguarda invece il TG, questo è sicuramente un punto di forza. Il TG e il TD, quindi e la temperatura di decomposizione, sono estremamente elevati. Allora, il TG, cioè il Glass Transition Temperature, quindi temperatura di transizione vetrosa, 250 gradi centigradi. Tanto per darvi un ordine di grandezza, l'FR4, molti di voi lo sanno, oscilla tra il 130-135 ormai e 180-185 gradi, quindi qua siamo a 250. Invece, per quanto riguarda il TD, temperatura di decomposizione, come vedete arriviamo oltre i 400 gradi. Anche qui, per darvi l'ordine di grandezza, tendenzialmente l'FR4 è all'incirca 320-330 gradi centigradi, il Teflon siamo oltre, siamo intorno ai 450, però è estremamente elevato, 407 qua ci indica. Ok, scendiamo ancora. Ecco, un altro fattore importante è sicuramente quello che vedete qui, Z-axis expansion, quindi espansione sull'asse Z. È espresso in percentuale 1.2. Ecco, questo valore poi nel processo di produzione del circuito stampato ve lo nominerò ancora perché è estremamente importante. Tenetelo a mente, nell'FR4 siamo tra i 2,5 e i 4 e poi vi spiegherò di cosa si tratta esattamente. Scendiamo ancora. Ok. E abbiamo ecco, due altri valori che effettivamente non sono estremamente importanti per questo materiale, che sono thermal conductivity e water absorption, quindi assorbimento dell'umidità, che siamo a 0,27, è un valore molto alto, mentre thermal conductivity, sì, diciamo che 0,2 è davvero inferiore anche all'FR4, ma c'è da dire che ne abbiamo parlato la scorsa settimana, non è certo questo un materiale così come non è l'FR4 per applicazioni di luminotecnica o dove comunque ci sono, diciamo così, c'è da dissipare del calore di LED e quant'altro. Bene, ecco, in questo caso nell'FR4, se non ricordo male, siamo tra lo 0,4 e lo 0,5 e anche i Teflon hanno una conducibilità termica piuttosto bassa.
Ok, allora, bene. Vediamo invece di parlare un attimo di processo. Io ho suddiviso un po' in 5 fasi, diciamo, per quanto riguarda il processo di produzione del circuito stampato. La prima è quella di conservazione, quindi lo storage del materiale. Ovviamente mi sto riferendo non al laminato, ma al pre-preg. Allora, questa è un po' una regola che vale per tutti i pre-preg, quindi anche nel caso dell'FR4 e altri materiali. Lo stoccaggio è importante perché la temperatura deve essere sicuramente inferiore ai 18-20 gradi, uguale o inferiore ai 18-20 gradi, e così come la percentuale di umidità intorno o addirittura inferiore al 30%. Ok, la conservazione a questa temperatura e a questo grado di umidità è possibile fino a circa 3 mesi, la durata del materiale è di circa 3 mesi. Per quanto riguarda il momento di utilizzo del materiale, anche qui estremamente importante, la regola è: una volta prelevato il materiale va, diciamo così, mantenuto a temperatura ambiente, temperatura diciamo nella camera in cui viene utilizzato, per diverse ore, fino al raggiungimento anch'esso della temperatura ambiente, cioè va utilizzato alla temperatura ambiente, quindi non deve subire lo sbalzo termico dal, chiamiamolo, frigorifero in cui si trovava alla pressa per la laminazione. A questo punto abbiamo la pressatura. Ecco, anche qui ho un piccolo datasheet, ma in realtà, cioè non è un datasheet, più che altro è una linea guida che rilascia la Arlon. Allora, qui vedete innanzitutto, vabbè sì, è un grafico in cui c'è indicato, nel grafico ci sono temperatura e pressione. Scusate, temperatura, sì, pressione e tempo. Allora, in linea di massima, ecco, questa è la linea guida perché in effetti i fattori che possono influire su questo processo di pressatura sono veramente tanti. Ecco, la linea rossa è quella della nostra temperatura che sostanzialmente parte da una prima temperatura di 20-25 gradi, quindi temperatura ambiente per circa mezz'ora, 30-40 minuti. Poi c'è l'impennata fino a raggiungere la temperatura massima intorno ai 220 gradi, dove abbiamo la polimerizzazione, fermi per 2 ore su questa pressione e temperatura, dopodiché c'è la discesa della temperatura fino a raggiungere di nuovo la nostra temperatura ambiente. Quindi il processo in tutto dura circa 3 ore e mezza, anche 4 ore. Qui in alto vedete che addirittura la linea guida di Arlon suggerisce per la diversa dimensione del pannello, quindi il panel size che vedete qui è espresso in pollici naturalmente, 12x18, quindi sono 305x457, 405x457 e 457x610. A destra vedete la pressione indicata, quindi aumenta la pressione in funzione della dimensione del pannello, in proporzione alla dimensione del pannello. Qui la pressione è espressa in pound per square inch. Ora non ricordo esattamente la conversione, ma è qualcosa tipo 7 per 10 alla meno 2, espresso in chilogrammi centimetro quadro, che è così il valore che generalmente utilizziamo noi per indicare la pressione al quale pressiamo. Ok, quindi questa per quanto riguarda la pressatura. Qui, come dicevo, i fattori sono effettivamente tanti, ognuno trova poi il suo optimum. Bene, a questo punto la fase successiva è la foratura. Foratura è importante, l'abbiamo nominata prima quando abbiamo detto della Z-axis expansion, perché alla fine quel valore che vi dicevo di 1.2 è ciò che garantisce la stabilità del materiale a una certa temperatura e fa sì che il foro che andremo adesso a fare dopo la pressatura, una volta metallizzato, non subisca quella che noi in genere chiamiamo criccatura, che comporta poi anche la smetallizzazione del foro. Quindi stabilità del materiale eccellente, anche e soprattutto, perché questo lo sapete è estremamente importante, nella produzione del circuito stampato, ma non solo, anche successivamente nella fase di saldatura dei componenti, il circuito stampato spesso subisce anche degli altri stress termici. Quindi durante questi stress il materiale è così stabile che garantisce, diciamo, che il foro non si cricchi, cioè la metallizzazione rimanga tal quale e il materiale non subisca delle alterazioni. Quindi foratura affidabile, scusate, materiale affidabile sulla metallizzazione dei fori e per i successivi, quindi per la successiva lavorazione stress termico.
Bene, a questo punto c'è la fase di metallizzazione. Non c'è molto da dire se non che il polimide, così come accade per il polimide inteso come circuiti flessibili, può essere diciamo, metallizzato attraverso il processo classico dell'E3-4, quindi pulizia dei fori, desmir, eccetera, permanganato, quello che si ha in casa, e successiva metallizzazione con black hole piuttosto che grafite, eccetera, eccetera. E poi il processo tradizionale, galvanica e quant'altro. E proprio per il resto del processo possiamo dire che in effetti il polimide può essere trattato esattamente come per un circuito tradizionale in FR4, anche per quanto riguarda le resine, quindi solderesi, serigrafia, così come le finiture. Anche le finiture possiamo tranquillamente utilizzare le finiture classiche, Outer Leveling con o senza piombo, argento, nickel oro chimico, OSP, quindi passivazione, stagno chimico e quant'altro. Bene, ancora due cose. Per quanto riguarda la disponibilità del materiale negli spessori, viene prodotto da 3 fino a 125 mils, quindi da spessori molto sottili di 75 micron, quindi praticamente flessibile fino a oltre i 3 mm, così come il rame può essere richiesto. In genere gli spessori standard del rame, anche qui sono 18, 35, 70, però si può richiedere anche con spessori maggiori. Ok, direi che è tutto, e anche per questa volta vi ringrazio. La prossima settimana ho visionato un po' di datasheet, volevo entrare un po' nel dettaglio dei datasheet di alcuni materiali, perché spesso ci sono delle caratteristiche dei materiali indicate che non sono ben chiare. Volevo definire riga per riga il significato di tutte le caratteristiche dei materiali, che vabbè, sono anche espresse in inglese, ma al di là dell'inglese, però anche nell'unità di misura, eccetera, eccetera, per così aiutarvi un po' a interpretare i datasheet. Bene, vi ringrazio e alla prossima.